Dopo aver lavorato per diversi anni, 10, su un'unica saga, dopo aver finito con Chapter 6, questa saga, abbiamo anche pensato di abbandonare il progetto fantasy epico per lavorare su tematiche staccate, cioè quindi fare dei dischi senza concept o anche slegati tra loro. Il discorso è che poi, parlando anche con gli altri della band, partendo dal nome stesso del gruppo, diciamo siamo legati al concept, e quindi niente, ho pensato di proporre di tornare all'inizio della storia, se non anche prima dell'inizio della storia, e sviluppare praticamente un disco per ogni personaggio trattato nella storia, minore ma anche, cioè, insomma, sia importante che non. E praticamente abbiamo deciso di iniziare con uno dei personaggi che non si vede molto all'interno della saga, ma ha un ruolo fondamentale perché è praticamente il fabbro del re, che si chiama Altor, e forgia una spada che alla fine della storia uccide, diciamo, quello che è il mostro principale nella stai a fa? Se mi togli tutto sopra te lo faccio perfetto. Anche la doppiatura di voce? Sì, toglimi tutto. Quindi lo rifai tutto? Bravo. Vedo che capisci. La voce principale sì, però. No. Manco. E come ci va il tempo? Col basso. La strofa è re minore, anzi do diesis minore, il ritornello è fa diesis maggiore. È un disco che a me piace molto, sta venendo molto bene perché ovviamente è un disco più maturo rispetto a Chapter 6, che reputo comunque un signor disco, un disco bellissimo. Ovviamente tra Chapter 6 e questo nuovo ci sono stati in mezzo 2 tour, uno con i Lordi e uno con i Rhapsody, e ovviamente questi 2 tour hanno portato maturità alla band, e in questo nuovo album si sente tutta l'esperienza maturata in questi ultimi 2 anni. E c'hai tutta questa qui in più. I love you there. Che poi se te la del culo la vogliono rimettere, alla fine dai a sposto. Cioè abbiamo solo roba in più, non è che non mi piaceva. Ho voluto perfezionare la tua Non idea! l'hai perfezionata, l'hai solo modificata, era già perfetta. No! Più che altro però qua non c'è Dead, ma c'è... Sì. Deve fare... Perché te deve sapere il culo, non lo volevi di fare. Io lo so. No, perché poi si vede la voce, no, il falsetto. Io lo so, ti tengo nella mente. Hai preso tutto. E oggi soprattutto stiamo registrando alcune parti vocali, e questo disco si presenterà al pubblico come un disco che si riaffaccia a quello che era il nostro Chapter 4,
nel senso che sarà un disco più power, molto più veloce rispetto a Chapter 5 e 6. Questo cosa vuol dire? Che in Chapter 5 c'è stato un cambio di direzione, nel senso abbiamo alleggerito un po' il songwriting e tutto quello che ne consegue. E su Chapter 6 invece c'è stato un mix tra quello che era Chapter 4 e quello che era Chapter 5. Però questo non vuol dire che abbiamo continuato quella linea. Ci siamo ritrovati ad oggi ad esprimere quello che erano le idee di Chapter 4. Nel senso che le canzoni saranno veloci, saranno competitive con quelli che sono gli standard odierni del power europeo. Non mi piace. His father was a farmer who dug the land to eat. His mother was a maid to pay the daily needs. His life was very hard. Che caldo. His life will be very hard. Suffering will be his mate. Un'altra, grazie. Prego. Lavorando su questo disco ci siamo resi conto che l'evoluzione talvolta non va solo avanti ma anche ritorna indietro. Ci siamo resi conto che tante cose del passato dei Caledon, anche prima del mio arrivo, sono positivamente tornate e dando un'energia più tradizionalmente power metal a tutto il lavoro che stiamo svolgendo. E siamo entusiasti di sentire un materiale molto potente, molto tirato, molto energetico, che ci porta ad avere speranze di non solo eguagliare ma superare quello che, a detta di molta della critica, molti della band, è il migliore dei dischi dei Caledon, cioè Chapter 4. Sicuramente l'approccio vocale è quello ben diverso, ma soprattutto ha preso spazio nelle vecchie canzoni attraverso il Mighty Sticks, nella quale appunto reincidendo vecchie glorie nei primi 4 dischi mi ha dato la possibilità di inserire la mia attitudine vocale in quelli che erano delle canzoni di stampo ben diverso da quello che è più classico per una voce latina. Naturalmente tutto questo ha portato una rievoluzione dello stile Caledon verso quello che è più puramente un power, ma comunque con dei sapori molto particolari che in questo disco sto apprezzando e godendo molto, con scale particolari e approcci quasi neoclassici che portano sì al ritorno dello stile power, ma anche una rievoluzione. Come per il best-of, anche per questo disco mi darò avanzo della Shepherd, diciamo, uno strumento molto valido, con il quale mi trovo molto bene perché, diciamo, risponde più o meno ai miei canoni. Io mi sono sempre ispirato a chitarristi come Brian May, quindi completamente al di fuori del metal, quindi con suoni molto caldi e soprattutto senza mai eccedere nel tecnicismo gratuito, quello che viene un po' dello shredding. Ecco, io non ho mai voluto esagerare nel mio solismo, diciamo, ecco.
e diciamo che questo strumento mi permette di essere molto libero nell'esecuzione, anche perché poi ecco utilizzo magneti attivi che mi danno un suono molto, molto forte, diretto, e soprattutto anche in aspetto live è uno strumento che ecco, non pesa molto, quindi anche quando sono 2 ore non pesa molto, quindi anche come esecuzione è veramente perfetto. Per quanto riguarda l'aspetto più tecnico, ecco, posso dire che non c'è una ricerca di quello che poi alla fine è il suono finale, che anche tramite Giuseppe Orlando, il nostro produttore, cerchiamo di ottenere in fase finale del disco, nel senso che noi registriamo sempre le linee, quindi senza nessun effetto, anche se ovviamente l'effetto lo sentiamo, ma quello che è il suono che poi finisce veramente nel disco viene lavorato in un secondo momento, quindi con un reamping, ovvero praticamente si passa la linea pulita all'interno dell'amplificatore che viene microfonato, facendo ottenere il suono che poi finisce nel disco. Questo è un processo che può essere a volte molto lungo, perché avendo la linea pulita ti permette praticamente di avere tutte le possibilità possibili, nel senso che puoi preferire il suono in Marshall come gli Unengel, che sono quelle che utilizziamo noi, o come tanti altri suoni. Questo vale anche per i soli, perché sempre avendo la linea si possono poi aggiungere gli effetti come il delay, il chorus, insomma, e altri in un secondo momento, cosa che è una tecnica che si utilizza da pochi anni si intende 10-15 anni, diciamo, perché ovviamente nel passato l'effetto si metteva direttamente suonandolo, ecco, si spingeva il famoso pedale e quello che sentivi era già il suono definitivo. Invece adesso si hanno più scelte e noi cerchiamo di utilizzare questa tecnica in modo di avere di non chiudere nessuna porta e di avere ogni possibilità libera. Anche per quanto concerne il lavoro delle tastiere abbiamo un lavoro sicuramente diverso rispetto al passato, perché questo disco presenta molte più orchestrazioni, e quindi abbiamo un sound sicuramente più epico, più orchestrale rispetto ai dischi precedenti, dove invece c'era magari un sound più power metal puro, o diciamo a tratti addirittura anche un po' più hard rock. Diciamo che si riprende a livello delle tastiere un po' il lavoro che era stato iniziato su quel disco precedente, quindi su Chapter 6, ossia il mio sforzo di coniugare comunque sia quelle che sono 2 anime, un po' diciamo quella più vintage, quindi gli strumenti comunque sia caldi, analogici, come in questo caso sintetizzatori analogici, come ad esempio alle mie spalle, con strumentazione prettamente e tecnologicamente avanzata, moderna, come diciamo le librerie a campioni orchestrali, diciamo che utilizzano anche moltissime altre band, blasonate del genere. Quindi c'è questo intento di coniugare queste 2 anime per comunque fondere un sound che comunque sia nuovo, che molte altre band non hanno e abbiamo soltanto noi. Stronger than all.
prima le chitarre, dove c'è stata un'ottima collaborazione tra me ed Alex per quanto riguarda sia la parte ritmica sia le parti degli assoli. Dopodiché abbiamo registrato il basso e infine la voce con Marco, che secondo me ha fatto il lavoro migliore che abbia mai fatto. Ha battuto di gran lunga già l'ottimo lavoro che aveva fatto sul Best Of. Con questo nuovo album secondo me si è superato alla grande. E le aspettative per questo album ovviamente sono alte, perché ripeto, secondo me è un album ottimo sotto tutti i punti di vista, sia compositivo sia melodico, e poi ripeto, c'è stata la maturazione della band di questi ultimi 2 anni, quindi sono assolutamente soddisfatto del lavoro che abbiamo svolto. Il ride c'è una nota, scelta una nota sbagliata di ride. Non è in scala il ride. Poi ci riproviamo. Che sciogli lingua mele, ma che cazzo è scritto? New destination, the last. And here screams in the wind. Ah, can you screams in the wind? Così, buttata proprio di improvvisazione. Eh? Parla davanti al microfono. No, scusa. Guarda, devi cominciare dove c'è il taglio. E le mie impressioni su questo nuovo album saranno e sono completamente positive, perché comunque stiamo parlando di un disco che sta esprimendo una maturità artistica e soprattutto musicale degna di quello che è questo gruppo. E i Galedon ad oggi sono una band che posso tranquillamente definire competitiva con tantissime altre band che si trovano in Europa, perché abbiamo tutte le carte in regola per essere quotati quanto meritiamo e soprattutto ci sentiamo capaci di arrivare a un livello ancora più alto di dove siamo arrivati oggi. Partiamo? Poi comincia con re, poi sol là.
ispira molto di quello che è il mood, molto di quello che è l'incedere dei pezzi del quarto. Quindi insomma le differenze stanno nel dare maggior spazio alla creatività, maggior spazio a un approccio che sia sì inerente al discorso tradizionalmente inteso, ma che faccia trasparire competenze, colori, interpretazioni di spessore e di varietà che rispecchino gli elementi che vanno a comporre tutto questo. Belle evoluzioni che abbiamo avuto in questo periodo di preparazione del nuovo disco. Una mi ha particolarmente stupito e piacevolmente colpito, è stato il cambio nel rapporto, non parlo di band, bensì con Giuseppe Orlando, il nostro fonico produttore, che solitamente in queste ultime settimane di lavoro si è sviluppato quasi una telepatia e una grande sintonia nel pensare, nell'arrangiare le armonie vocali, tali da rendere molto più snello e veloce il lavoro. Questa è una bella cosa, perché quando un rapporto tra produttore e chi sta dietro i bottoni e la band diventa più facile e veloce, tutto quanto scorre un po'. Per questo disco abbiamo invertito un po' i ruoli delle registrazioni, nel senso che abbiamo registrato le batterie dopo le chitarre, perché appunto i ragazzi hanno deciso di registrare prima le chitarre per vedere come risultassero i pezzi sul finale e poi poter dare spazio a Luca nella creatività delle partiture di batteria. Devo dire che è stato un esperimento ben riuscito. E da sottolineare l'esperienza con Fabio Lione, devo dire avevo già avuto modo di lavorare con lui, un grandissimo professionista, si è riconfermato dando un'ottima prova della sua vocalità, che devo dire che sta anche molto bene col sound di Causa. A dark prison, a cold prison is the last thing that I see. I am in peace, my heart's in pieces, all I want for me. Goodbye, goodbye, my soul. Now it's free. Goodbye, goodbye, my soul. Now. Vai. Goodbye, goodbye, my soul. Now it's free. Goodbye, goodbye, my soul. Now it's free. Now it's free.
Ma ci vuoi fare anche un piccolo controcanto anche in questa? I am here in this culture, I am here with you all, with you all. Tipo solo quello. E niente, ci siamo conosciuti in tour, il tour che abbiamo fatto qualche mese fa con i Rhapsody of Fire, e abbiamo fatto buona parte del tour con i ragazzi dei Caledon, e l'esperienza è stata molto bella, anche perché ci siamo trovati molto bene come persone, e abbiamo condiviso palchi in Italia, in Germania, in Svizzera, in tanti paesi. E quindi quando i ragazzi mi hanno proposto anche questa collaborazione, la cosa diciamo che è nata spontaneamente. Ho ascoltato il brano che mi è piaciuto molto, e poi chiaramente venire a Roma per stare con loro, venire da Peppe negli studi, lo conosco da tanti anni, è una situazione anche particolare, un po' come essere in famiglia, quindi era quasi ovvio che la collaborazione si facesse. Studiare la base ci vuole un attimo, ma anche qui lo fate. Ma metti sicuramente male, La fate la base da venire. Qua no, qua è il controcanto. Poi se puoi cambiarla a tuo gusto, c'è un bello. Interpretazione abbastanza estrema per un vecchietto che sta morendo in una terra. Sembra il cantante dei Rhapsody. Ciao, sì, qualche somiglianza. Ma che fai, riprendi il mele? Guarda che sei un po' obiettivo, Manca un ritornello, e poi forse il primo ritornello, anche se c'era un bel po', era proprio la prima cosa che stavi facendo, Sì. no? Magari la puoi fare un po' più. L'ultimo è molto bello. E poi non lo so se le strofe con gli altri le vogliamo. No, l'unica cosa che ho notato è che la prima strofa parte con queste due voci, con i camini, e poi dopo non c'è niente, no? Quindi un altro po' si potrebbe fare la prima vuota e la seconda con la bassa sotto. Magari facciamo un po' di cose e poi ce le montiamo per bene. Altrimenti non lo so. Cioè in realtà doppiare non ci vuole molto. Esatto, quindi Si può diciamo diversificare più materiale abbiamo e più poi possibilità. Ora non so, i ragazzi stavano parlando eventualmente di un video che possa accompagnare poi il pezzo in questione da fare fra qualche mese, quindi stiamo discutendo anche su queste cose. E quello che posso dire è che sicuramente io mi trovo bene con loro e gli auguro di riscuotere il successo che possono meritare con questo nuovo lavoro discografico che vanno a ultimare. Io per quello che ho potuto ho cercato di dare il mio contributo e secondo me è un lavoro valido e i ragazzi meritano molto, e quindi sono molto soddisfatto di aver fatto questa collaborazione. E non si sa mai, magari possiamo anche ripeterla in futuro. La cosa importante appunto è trovare le persone con cui ti trovi bene, con cui lavori bene, cosa che è successa sia in tour sia registrando questo pezzo del loro nuovo disco. Quindi gli auguro tutto il meglio e saluto tutti. Ciao! E questo disco è. Le mie sensazioni personali sono veramente buone, molto ottime, perché c'è un ritorno alle sonorità che diciamo ci hanno dato luce con i dischi vecchi,
e sento molto odore di Chapter 4, lo sento molto nell'aria, sia come alchimia nella band, come risultati dei brani, mi sembrano veramente più vicini, diciamo, nella nostra discografia. Questo disco è molto simile al quarto, come impatto, sensazioni, potenza. Quindi sicuramente verrà un disco ispirato al nostro passato, però con elementi, compresa anche la voce di Marco, che è sicuramente, diciamo, diversa rispetto a quella che avete ascoltato quest'anno qua, perché oramai siete abituati a sentire, sicuramente vi stupisce da 2 dischi, da Chapter 5 e da Chapter 6. Quindi sicuramente, diciamo, c'è questo tentativo di coniugare questi 2 elementi e sicuramente non vi vedremo. Ciao. Quindi potrebbe essere una nuova veste del classic Caledon Sound. Spero e credo che possa sorprendere i fan ed essere ben apprezzato da tutti. Palazzi, ma sempre tu. Mi aiuta ad ottenere il suono che io ritengo più... Stop, mi buono al 2% di cultura. No, aspetta un attimo, fammi riordinare le idee. Non riesco a dire cose se devo pensare. Ah, mi sono perso, vaffanculo! No, non mi viene, piccole, come si dice quando ricerchi raffinatezze. Sì, però se Palazzi mi fa ridere va a puttane. Se non me la metti io ti ammazzo! Porca. Devi andare a cagare, lo so! Prendere un gelato. Se vuole passare, fallo passare, dai. Che altro aggiungere? Tommy è un coglione, Mele sta fuori. Come posso dire? Da paura! Aiutano... No, mi sono picciato. Vattene fuori, vattene fuori. Stavo andando. Punto mio di parere. vista- Sì, il tuo parere da produttore fondamentalmente. Poi merda. Lo sai che questo verrà usato contro di te.